Buongiorno ragazzi, eccoci qua di nuovo. Giorno seguente, abbastanza riposato, quindi per poter continuare il progetto sulla nostra cascata. Andiamo ora ad ultimare il lavoro che abbiamo iniziato ieri, quindi facciamo passare tutta la cavetteria internamente alla macchina fino ad arrivare sotto al sedile dove andrà alloggiato il subwoofer. Andiamo ragazzi! Allora, la prima cosa che facciamo è andare a mettere il fusibile. Io ho messo da 15 ampere, più che sufficiente, all'interno di questa traversa, perché è semplicissimo smontarla, eventualmente dovessimo cambiare il fusibile, quindi basta alzarla. È meglio non metterlo in un posto complicatissimo, ok? Quindi lo mettiamo qua, che non ci dà fastidio. Poi mettiamo il nostro spinottino, e all'interno del kit dei fili c'è anche il termorestringente. Per essere più sicuri andiamo a fissarlo anche col termorestringente. Ecco qua, una volta scaldato, quindi aderirà in maniera perfetta. Mettiamo questo di qua, questo all'altro cavo, e poi colleghiamo il nostro fusibile. In questa maniera possiamo lavorare anche un po' più tranquillamente, poiché abbiamo scollegato il positivo. Questo lo ricolleghiamo a fine lavori. Quando abbiamo fatto passare tutto e collegato tutto, andiamo a inserire il fusibile. Adesso lo lasciamo così. Poi la seconda fase è andare a togliere questa protezione qui sotto, per poter poi far passare i fili. Quindi andremo a togliere anche, ad aprire la fianchetta. Intanto togliamo questa qui, così possiamo lavorarci meglio. Poi andiamo ad aprire le fianchette e togliere il cassettino. Quindi dobbiamo smontare queste due viti per togliere definitivamente le fianchette, la fianchetta laterale, perché a noi ci interessa solo questa qua. Qui giù ci sono due viti, andremo a togliere quelle per poter levare la fianchetta. Poi scolleghiamo il filo per il LED, e questa viene via. Queste due viti che abbiamo tolto, eccole là, una e due, e togliamo anche questa, in modo che così possiamo far passare i fili internamente. Studiamocelo un attimo qui dove farli passare. Sicuramente toglieremo anche questo qui, perché ecco qua, così a questo punto, ecco qui, è meglio, così abbiamo il passaggio per vedere i nostri fili. Eccolo qua. Oh, eccolo lì, così si vedono bene dove far passare i fili. Poi togliamo anche questo, il cassettino, basta tirare che ha gli incastri,
Eccolo qua. E questo viene via così, senza nessuna vite, ha solo gli incastri, vedete? Questi avanti e questi di qua. E questo anche lo togliamo. Oh, adesso abbiamo il campo libero per poter far passare tutti i fili. Vedete? Qua è tutto vuoto, quindi ce la possiamo fare tranquillamente a far passare i due cavi. Allora, poi a mano che facciamo passare i cavi, questo del segnale e quello remote per far partire il nostro subwoofer, li andiamo a fascettare con delle fascettine piccole piccole, in modo che così una volta che li facciamo passare dentro rimangono attaccati e non si vanno ad impigliare da nessun'altra parte. E questo è fatto, l'abbiamo fatti passare, eccolo qua. Quindi i nostri bei cavi sono già belli che sistemati. Poi ragazzi, una volta che abbiamo fatto passare i cavi qui dentro, e invece di farli passare esternamente, quindi che si vedono che sono brutti vicino alla guida, per intenderci, qui sotto vedete, a me non piacciono, in teoria dovrebbero passare esternamente, io preferisco fare un taglietto alla moquette qui dentro, eccolo qui, proprio un taglietto per far passare i cavi, vedete? Un taglietto lì sulla moquette, eccolo, questo qui, così in modo da far passare i cavi internamente alla moquette e farli riuscire sotto al sedile, poiché già passano altri cavi, quindi non si vede nulla all'interno della macchina e non vanno a intralciare alla guida del sedile, perché ho paura magari che facendoli passare lì potrebbero impigliarsi alla guida del sedile. Poi non lo so, fate come credete, se non volete fare un taglietto alla moquette fateli passare qui esternamente praticamente. Questo si muove e li fate passare qua sotto. Allora, il passo successivo, ragazzi, una volta fatto passare il cavetto, quello che avete, un fil di ferro, all'interno della moquette tagliata, praticamente li sbuca sotto al sedile, dobbiamo tirarci dietro tutti i cavetti, quindi il cavo audio, il cavo remote e il cavo del telecomando del subwoofer. Piano piano ce li tiriamo, li facciamo passare internamente qui dove abbiamo tagliato un pezzo di moquette. Speriamo che entrino tutti. Allora, eccoli qua i fili. Una volta tirato il cavetto che abbiamo fatto passare, questi sono tutti e tre i fili che dobbiamo tirarci a noi e riescono qua sotto, praticamente proprio sotto qui dove escono altri fili che non si vede nulla, quindi proprio dove c'è anche il positivo e il negativo e questi altri fili. Quindi il nostro subwoofer verrà montato qui con tutta la cavetteria proprio a portata di mano. Ragazzi, ci arriviamo quasi con le dita dentro, vedete? Basta arrivare con le dita e arriviamo quasi dentro al cassettino qua, quindi da dentro e da fuori si fa tranquillamente, basta perderci un po' di tempo, però il lavoro così viene super pulito e non si vede nulla, Ecco, da dentro praticamente si vede quel tagliettino che abbiamo fatto alla moquette per far passare i fili, i tre cavetti, eccolo là, cioè niente di esagerato, ragazzi, ecco, dove va? Quello si vede alla fine, praticamente non si vede nulla perché è all'interno, ma è un altro tipo di lavoro. Poi i cavi che avanzeranno li possiamo arrotolare e lasciare qua dentro in questo vano e poi li mettiamo il cassettino. Allora, poi una volta fatti passare i fili andiamo a sistemarli. Allora, sul remote metteremo uno spinottino e va bene così per inserirlo. Poi per il cavo positivo e il cavo negativo di massa andremo a stagnare la parte in rame, in modo che così poi quando inseriremo all'interno della morsettiera andrà perfettamente. Poi andiamo a stagnare i fili come detto. In questa maniera
sia questo del positivo sia quello della massa. A posto, una volta stagnato anche questo della massa abbiamo terminato. Quindi i fili sono tutti pronti, positivo stagnato, negativo stagnato, il cavo remote è pronto e questi sono i cavi audio. E poi abbiamo il cavo del telecomando del subwoofer da collegare. Questi sono tutti i cavi che dobbiamo collegare, positivo, negativo, cavo di accensione remote e cavi audio. Possiamo collegare il tutto. Allora, a lavoro terminato, quindi la sistemazione dei cavi, sotto al sedile verrà così. La piattaforma, quindi la base di questo subwoofer, è molto importante perché vedete, alzandolo di 5 cm i cavi vengono a filo della moquette, perché altrimenti se non facciamo la base va troppo giù e i cavi poi non hanno difficoltà quindi a sistemarsi, perché c'è proprio, ripeto, questo incavo dentro che darebbe fastidio. Invece così è perfetto, ragazzi, è veramente perfetto, grande grande grande, come al solito. E poi un'altra cosa è che in questo modo possiamo arrivare a qualsiasi regolazione senza doverlo muovere, smontare. Vedete, col giravite si arriva tranquillamente a qualsiasi regolazione, sia ai pulsantini, sia alla regolazione del guadagno, sia a tutto quanto. Eccolo qui, quindi è tutto disponibile senza dover muovere o spostare nuovamente il subwoofer. Da 1 a 10 quanto sono soddisfatto? 25, ragazzi. Allora, è rimasto da sistemare anche il controller del subwoofer. Devo vedere adesso dove posizionarlo. Se in maniera nascosta, forse è meglio che in vista. Mi studio un attimo dove poterlo sistemare. Allora, una volta fatti passare i cavi internamente al cassettino, li arrotoliamo un po' con, non so se avete questo raccogli-filo o con le fascette, così rimane un po' più ordinato. Comunque mettendo il raccogli-filo rimane più ordinato. Mettiamo poi 4 fascette per tenerlo insieme e lasciamo fuori solo il cavo, questo qui del controller, perché sicuramente faccio un buco passante qui in modo che esce nel cassettino il cavo e vado a posizionare il controller direttamente nel cassettino. Tanto questo non è che ogni volta dobbiamo starlo a regolare, una volta che è stato regolato così internamente possiamo accedere, poi basta alzare il cassettino e possiamo accedere al controller. Quindi andiamo a fare un foro passante. Ok, poi lo allarghiamo leggermente con una fresa piccolina. Se non avete una fresa fate con un paio di forbici o qualcos'altro, in modo che passi, deve passare solo praticamente il cavettino. Con una fresetta vediamo se riusciamo a passare. Ecco qua, perfetto, giusto giusto. Dovrebbe bastare, vediamo se è sufficiente. In modo che così passiamo il cavetto del controller, eccolo qua, internamente ed esce all'interno del cassettino in questa maniera. Così colleghiamo il controller e lo fissiamo con del biadesivo qui ai lati senza mettere altre 2 vitarelle, e questo rimane così dentro. Allora, al lavoro sistemato la cavetteria verrà così fissata, arrotolata e fascettata, in modo che così non vibra nulla. Vedete? È stata fascettata, arrotolata e legata alla cavetteria
già presente, in modo che così non ci dovrebbe essere nessuna vibrazione in merito. Ok? E qui adesso andiamo a montare il nostro telecomando. Allora, con un po' di biadesivo, si trova sempre di tutto su AliExpress, non manca nulla, quindi un po' di biadesivo in modo da poter adesso attaccarlo al cassettino. Quindi attacchiamo lo spinotto, ok, e poi andiamo a togliere la protezione del biadesivo. 1 e 2, e questo è collegato a posto. Se vi dà fastidio, ragazzi, potete anche toglierlo il bracciolo qui, sono 3 viti, vi date le 3 viti e si toglie tutto il bracciolo. Qualcuno di voi dirà, ma adesso hai bucato il cassettino, così non potrai fare più il cassetto refrigerato. Io, ragazzi, la birra fresca me la bevo a casa, non in macchina comunque. Ma che mi stai, coglionè? Detta sta stronzata, possiamo continuare con il progetto, Questo è il cassettino, abbiamo praticato un foro per far passare lo spinottino, questo è il controller, quindi possiamo utilizzarlo, basta alzare il cassettino, rimane nascosto ma funzionale ugualmente, senza metterlo in mostro per farvi sboroni, perché non occorre. Te ci hanno mai cliccato sopra? Lo sai che c'è un sorriso verticale da favola? E questa è tutta la cavetteria sistemata, fascettata, sistemata, così non vibra niente, non si muove nulla. Abbiamo lo spazio necessario per sistemare il tutto, visto che questo spazio è vuoto, non c'è niente. Penso che meglio di così non si può fare, ragazzi. Allora, adesso non ci rimane che sistemare da qualche parte questo adattatore, trovare un posticino comodo, e il resto i fili sono già passati. Possiamo anche richiudere tutto. Ecco i fili che sono passati internamente, quindi dentro il cassettino, passano qui dentro ed escono qua sotto. Eccoli qua. Ottimo lavoro, ragazzi, viene fuori un ottimo lavoro. Ottimo lavoro. Ottimo lavoro. Davvero ottimo lavoro. Allora, una volta che abbiamo fatto passare i cavi audio remote, colleghiamo adesso la prolunga per la SD. La facciamo passare internamente qui nel cassetto, togliamo il cassetto, poi per farla passare qua dentro basta schiacciare la parte sotto del cassetto, vedete? Questa la facciamo entrare così, la recuperiamo dall'altra parte, poi infiliamo la parte fina della basetta, la facciamo scorrere dentro e poi da questa parte mettiamo un po' di biadesivo e l'attacchiamo così, ragazzi, perché qui tanto non dà fastidio al cassetto, perché c'è lo spazio necessario. Ecco qua, tagliamo 2 pezzetti di biadesivo e lo attacchiamo posteriormente, in modo che così c'è il segno della schedina, così e la incolliamo in questa maniera. Allora, togliamo la protezione, andiamo ad applicare. Tanto se dobbiamo andare a rimuovere eventualmente la lampadina, questa qui del cassettino, una volta che abbiamo messo dentro il dasaida c'è abbastanza cavo da poter tirare fuori la parte superiore quanto basta per poter sostituire la lampadinetta. Ok, mi sono studiato già tutto, ragazzi. Poi una volta sistemata qui la SD possiamo rimontare il cassettino. Ecco il nostro cassetto e andiamo a rimontare lo stesso
Passa pelo pelo, così se dobbiamo sostituire la SD si può fare tranquillamente senza smontare il Dasaita. Ok? Sicuramente è un posto più accessibile. Ecco qua. E questa è un'altra chicca, Allora, ricordiamoci prima di richiudere tutto di montare il fusibile, perché altrimenti non funziona dopo. Positivo e positivo, e questo è montato. Adesso lo sistemiamo qua sotto. Ok, una volta sistemato il fusibile il lavoro viene così, possiamo mettere pure della guaina di gomma intorno per non far toccare il fusibile sulla carrozzeria. Quindi così è sistemato. Adesso possiamo rimettere la borchia qui laterale, vicino dove appoggiamo il piede sinistro, e la paratia questa del battitacco. Allora, questa va messa in questa maniera. Lì c'è il bullone dove esce fuori, dove va inserito poi il dato in plastica, e qui va messa sotto la guarnizione. Praticamente bisogna alzare un po' la guarnizione, ok, rientrato. Qui rimettiamo la guarnizione dentro, ok, è fatto così, e poi rimettiamo il dado questo in plastica. E poi rimettiamo questo pezzo laterale che va a incastro. Facciamo uscire la guarnizione. Ok, la guarnizione deve rimanere fuori, ragazzi, non la pizzicate dentro, così deve essere. Poi a questo punto possiamo anche rimettere dentro il Dasaita, però prima di rimettere tutto andiamo a provare se funziona, perché altrimenti è un casino. Direi proprio di sì, Dai, dopo ci perdiamo un po' di tempo, adesso rimontiamo tutto, dai. Allora, rimettiamo dentro il tutto, controlliamo che i fili vadano dentro senza intopparsi da nessuna parte. Ora iniziano ad essere tanti i fili, Ok. Ok, sembra che è entrato tutto. Ok, poi andiamo a rimontare la nostra fascia, è questa, e poi rimontiamo questo pezzo che tanto non ci serve più. Quindi ricordatevi, qui c'è sempre il discorso di questo pezzettino che deve entrare dentro, così lo spingiamo dentro con il dito, ok, ed ecco fatto.
ed è montato tutto. E poi andiamo a rimontare tutti gli altri pezzi che abbiamo smontato per sistemare i fili. Ricontrolliamo tutto, che sia tutto a posto. Mamma mia, sembra che è esplosa una bomba qua dentro, ragazzi. È qualcosa di allucinante. Allora, per rimontare la fianchetta controllate che il pezzettino che va qui dentro non sia rimasto incastrato come quello, vedete di giù, quello bianco, perché altrimenti lo dobbiamo togliere con delle pinzette a becco. Ecco qua, e lo andiamo a rimettere dietro al posto suo, ok? E poi andiamo a rimontare la scocchetta. Questi gli incastri, non vi potete sbagliare, deve entrare dentro da sola. E quella è montata. Poi dobbiamo andare a rimontare la fianchetta. Qui ricordiamoci di collegare il cavettino dei LED, della striscia LED, quella arancione che è interna. Quindi ricolleghiamo lo spinottino, ok? E poi andiamo a sistemare questa bella chiappetta laterale, ok? Andiamo a rimettere le viti. Dobbiamo andare a rimettere quelle due viti, eccole lì, le nostre due belle viti inserite. Poi prima di stringerle aspettate un attimo, perché prima rimettiamo dentro questo qui, lo rimettiamo giù alla base, poi accostiamo le fianchette laterali, stringiamo le viti in modo che così si accostano molto di più le alette, e poi inseriamo il cassettino per ultimo in modo che rimane più saldo. Poi ricordiamoci rimontare questo qui che abbiamo smontato, ok, fatto questo qua a incastro, questo è andato, e poi andiamo adesso a rimettere giù la protezione del cambio. Per ultimo, ripeto, mettiamo il cassettino. Qua ha due incassi che devono entrare dentro, eccolo qua, 1 e 2, e questo è messo. Poi chiudiamo tutte le fianchette così e andiamo a spingere verso dentro e stringere i due bulloni che vi ho fatto vedere prima. Questa è una, e questa è l'altra, sia da una parte che dall'altra, ok? E altri due viti di là, ci sono altri due viti da questa parte, quindi richiudiamo pure la fianchetta di qua, ok? E andiamo a stringere le due viti. Oh, adesso questo è bello stretto, e adesso possiamo andare ad infilare il nostro cassettino. Vediamo se sotto non ci sono i fili che danno fastidio, se c'è qualche filo lo spostiamo. Sembra che non c'è nulla. E poi andiamo a tirare giù il cassetto, basta, e questo è sistemato. Stop. Siamo arrivati, devo solo scendere. Ok, abbiamo rimontato il tutto. Questo è rimontato, il da side è rimontato, il cassettino è rimontato. A giovano, sta mano può essere ferro e può essere piuma. Oggi è stata una piuma. Allora, abbiamo rimontato il tutto, ragazzi. È tornato tutto come prima, praticamente nuova.
non c'è più un pezzo di filo in giro, quindi come se nulla fosse accaduto. Adesso andiamo a vedere il risultato finale di come abbiamo sistemato il tutto. Quindi partiamo subito dall'adattatore SD. Eccolo qui, questo è l'adattatore che abbiamo messo per la micro SD che abbiamo portato esternamente, che va a filo del cassettino praticamente, vedete, non struscia. Quando gli diamo un cassetto questo non dà fastidio per nulla, e quindi abbiamo già risolto il problema dell'SD per volerla sostituire, metterci qualcosa dentro, caricare le mappe, qualsiasi cosa fatto esternamente dal tablet. Basta poi reinserirla dentro e siamo a posto. Già provata, funziona anche con gli MP3, si sente tutto, dopo vi faccio vedere. Poi la seconda cosa è il telecomando remoto del subwoofer inserito nel cassettino. E poi vi faccio vedere il sub come risulta essere finito e sistemato sotto il sedile. Eccolo qui, con tutta la base in legno. Io poi non l'ho lasciato così perché visto che comunque il subwoofer pesa oltre 4 kg, non si muove nulla ragazzi con il peso, quindi non c'è bisogno che andiamo a serrare la base in legno con del velcro, un biadesivo, clip o qualsiasi altra cosa, perché questo non si muove proprio, quindi non penso che anche prendendo delle buche questo si sposti, perché è proprio incastrato bene. E questa è la parte, diciamo, frontale dove sono collegati i cavi, la cavetteria, e poi ripeto, i cavi dei canali audio vanno da questa parte, quindi vanno dentro il cassettino, e i cavi della batteria del positivo e del negativo vengono da quest'altra parte, quindi non crea nessuna interferenza o ronzii eventuali. Ripeto, tutta la parte di regolazione è accessibile, non dà fastidio al sedile perché il cavo è più alto, quindi siamo a posto, sia facendolo scorrere avanti e indietro non succede nulla, vedete, non crea nessuna sorta di fastidio. Secondo me è il posto più consono dove mettere questo subwoofer, poco invasivo, non dà fastidio e si integra perfettamente con la nostra Qashqai. Allora, detto ciò, andiamo a vedere adesso come funziona questo sub. Allora, adesso andiamo a testare, come detto, le potenzialità di questa bestiolina. Accendiamo l'auto perché questi giorni ho buttato giù la batteria a forza di provare. E andiamo a vedere come si comporta. Allora, intanto vi voglio far vedere la prolunga che ho installato qui per inserire la SD e andiamo a vedere subito. File Manager, ed eccola qui, GPS, la classica SD inserita all'interno del Dasaida. Non ha cambiato nulla, trasportandola esternamente è rimasta tutto com'era, il nome, il contenuto, ha tutto dentro. Possiamo anche farla partire direttamente dalla musica. Se scegliamo di andare a riprodurre gli MP3 dentro la SD, basta andare a cercare sulla GPS, che in questo caso è la schedina musica, ho 45 brani, e da qui riproduce in automatico quello che abbiamo dentro tranquillamente, vedete? Ok? Allora vi faccio vedere come attenuare la potenza nelle casse posteriori in modo di poter evitare eventuali vibrazioni o distorsioni, perché chiaramente le casse posteriori, anche essendo dei medio bassi, non riescono ad arrivare a un taglio di 60 Hz, o meglio ci arrivano, ma quando gli arriva troppa potenza vanno in distorsione e crea anche una risonanza all'interno della portiera stessa, perché non è insonorizzata correttamente, o comunque la cassa non ce la fa, visto che non è una cassa professionale. Quindi per evitare ciò
e tagliare la frequenza, quindi la potenza che arriva alle casse negli sportelli posteriori, andiamo ad agire sul nostro Digital Signal Processor. Attiviamo e andiamo, allora qui su questo menu abbiamo la frequenza che vogliamo dare alle casse in generale, quindi nell'ambito totale della frequenza, quindi della musica che ascoltiamo in auto, che parte dai 25 Hz ai 16 kHz. E poi una volta che troviamo la nostra personalizzazione basta tenere premuto il pulsante personalizza e ce lo memorizza. Poi da qui abbiamo la possibilità di sentire altre memorizzazioni già all'interno, già memorizzate, già settate, rock, pop, jazz, dipende come ci piace ascoltare la musica, classica, piatto, voce, vabbè. Poi torniamo alla nostra personalizzazione, basta cliccando sul pulsante e ci torna su quella che abbiamo memorizzato noi. Poi da qui abbiamo il taglio che vogliamo impostare con priorità al nostro subwoofer. Questa va attivata sicuramente, ragazzi, perché sentite, se disattiviamo questa frequenza lasciamo il sub libero, quindi parte, sentite com'è invasivo, parte dai 20 Hz ai 150-200 Hz dove arriva. Invece da questo menu, cliccando su on, andiamo a tagliare la frequenza. In questo caso gli diamo al subwoofer una frequenza di 60 Hz, 60, 80, 100 e 120, il massimo che deve raggiungere il subwoofer. Gli diamo un taglio, quindi andremo ad escludere tutte le altre frequenze superiori ai 60. Qui invece abbiamo l'attivazione del basso, quindi su on ci regoliamo sia il livello anche qui di frequenza dai 60 ai 100 e qui il guadagno, quindi più aumentiamo e più il sub è presente, ok? Anche in questo caso poi una volta che abbiamo raggiunto la nostra personalizzazione che ci piace in auto, andiamo a cliccare sul pulsante qui a lungo e ce lo memorizza. Io ho fatto 3 memorizzazioni, questa è la prima memorizzazione, poi ho memorizzato in questa maniera, la prima è più presente, la seconda è una via di mezzo e poi la terza personalizzazione è leggermente inferiore, un po' più addolcito, diciamo, come taglio, quindi quello che ci piace di più, e da qui poi ce lo andiamo a personalizzare. Quindi torniamo a noi, per andare a tagliare la frequenza, quindi attenuare gli altoparlanti posteriori, dobbiamo agire da questo menu. Questa è la parte, il menu principale che trovate, dove c'è tutto il riassunto, la distanza, il guadagno dei dB e tutto quanto. E da questo menu diffuso andiamo ad agire proprio sul comando vero e proprio. Vedete? Allora, qui io ho già memorizzato il mio taglio utente, quindi attenuato già le casse posteriori, in modo che alzando il volume il sub è presente, ma le casse dietro non vanno in distorsione, in risonanza. Questo sento solo io qui nella parte autista. Questa è anteriore, quindi si sentono i tweeter, i medio-bassi e il sub pochissimo. Posteriore andiamo a sentire solo le casse posteriori, quindi quelle posizionate nelle portiere posteriori, dove dobbiamo andare a tagliare, perché altrimenti, sentite, vanno a distorcere, queste distorcono e danno problemi, sentite, quindi bisogna andare ad agire su queste casse e andiamo a farlo in questa maniera. Allora, qui è tutto presente, quindi tutte le casse sono funzionanti, dai tweeter ai medi al subwoofer ai medio-bassi posteriori. Io già ho tagliato la frequenza per evitare, ripeto ancora una volta, risonanze o distorsioni. Utente, vedete, mi va a spostare praticamente la potenza leggermente avanti e mi attenua le casse posteriori. Vedete la differenza? È poca la differenza, ma quanto basta per non far distorcere le casse posteriori, quindi anche alzando il volume così è perfetto. Una volta che abbiamo raggiunto quello che vogliamo, teniamo premuto il pulsante utente per memorizzare il tutto, come nei menu precedenti. Ok ragazzi, spero di essere stato chiaro. E da qui poi possiamo aumentare da una parte, se vogliamo
decentrare la musica più verso destra che verso di noi, verso l'autista, più anteriore che posteriore, come ci piace più ascoltare per avere un effetto stereo migliore. Questo ve lo personalizzate come volete. Una volta che avete raggiunto quello che volete, andate a tenere premuto il pulsante utente e vi memorizza le impostazioni. Penso di aver detto tutto per quanto riguarda il nostro DSP del Dasaita, come personalizzare al massimo e sfruttare al massimo questo subwoofer, chiaramente, perché questo subwoofer lavora benissimo alle frequenze molto basse, 60-80 Hz, perché regge le frequenze basse in una maniera incredibile, anche essendo un subetto molto piccolino, ragazzi. È spettacolare, è un gioiellino veramente. Allora ragazzi, provo a farvi ascoltare quello che si sente in auto inserendo un microfono esterno alla mia Xiaomi i4K Plus, poiché i microfoni interni fanno veramente cagare, si sente malissimo. Quindi speriamo che con questo microfonino che ho accroccato in maniera temporanea alla nostra telecamerina possa riuscire a farvi sentire in maniera un po' più decente. Allora, abbassiamo tutto il sub, così il sub è al minimo, ragazzi, quindi lavora in una piccola percentuale. Andiamo adesso a inserirlo. Così è inserito. Ricapitolando, a progetto finito, tablet Dasaita Pix 6, casse originali Nissan, aggiunta del subwoofer sotto al sedile della Isudar 150 watt RMS. Allora, siamo giunti al termine di questo tutorial. Impegnativo, sì, perché mi ci sono voluti 2 giorni, ragazzi, per portare a termine il tutto. È voluto un lavoro estremamente pulito, non si vede nulla, si sente da Dio, mi piace moltissimo il suono di questo subwoofer. Ora il Dasaita è perfetto. E che cazzo! Ormai sono abituato, ragazzi, quindi ogni volta che devo fare un video io scoppio la guerra. Pazienza, va bene. Allora, vi dicevo, il mio motto è minimo sforzo, in questo caso economico, massima resa per quanto riguarda il risultato. Garantisce sempre